Major General Olson, what do you think about the unidentified aerial phenomena, UAP, and UFOs? Well, this is a very hot topic, and I appreciate the question. I know, admittedly, Unidentified Aerial Phenomenon Task Force is quite a mouthful in an acronym. I've gotten that question a couple other times. What do you think about UFOs or aliens? And quite frankly, having flown 83 different airplanes and had lots of hours, we've all seen lots of unexplainable elements. And the cosmos, the space realm is so large. If we look at the Earth, it is this tiny blue dot in an unlimited, almost incomprehensibly large cosmos. I personally believe that there absolutely, from a probability perspective, is life out there. However, this task force is a very serious U.S. government approach to systematically investigating and understanding these, because, of course, unidentified elements present a national security concern, present a safety of flight, present a risk that we must take and diligently pursue. But I think the question is actually more broadly put, and that is we will continue this effort, and in fact, I believe it will be getting more funding and more of a structural support level within the department. But I also believe that this is part of our never-ending quest to learn and understand and explore. And as we have on our probes that have exited the solar system to our probes to the moon, we have gone in peace to explore and discover, and we continue that yearning to see and discover, is there life out there, and what does that mean for humanity? I think the second part of your question was related to UAP, or Unidentified Aerial Phenomenon, and that UAP task force. And as far as I'm concerned, or am knowledgeable about that, I do believe it does involve collaborative inputs and information exchange with all kinds of countries around the globe, because I think these are not just solely actions or events that have occurred within the confines of the United States. They've occurred globally, and I think we're collecting that information. We're sharing information. We view that as an open and transparent effort and activity through the United States Congress and executed by our UAP Task Force Office. And so I would encourage greater collaboration and cooperation in that. And particularly, I think as we see various technologies that will help demystify or debunk or clarify. But I think it's also important. One of the reasons that we are doing this effort is because national security concerns are of paramount importance, and so is safety of flight and deconfliction and collision avoidance and issues to preserve and protect human life. So when we can better share and exchange information, I think that's better. Much like we do in the International Civil Aviation Organization, or otherwise known as ICAO, or in any other international bodies as well. I think there's a fertile and important opportunity to be pursued there. Questo ragazzino di 21 anni, membro della Guardia Nazionale, ne avrete sentito parlare, su Discord ha fatto trapelare documenti classificati di ogni genere e giovedì scorso è stato arrestato, proprio come un tacchino. Faceva parte di una vasta rete di intelligence che raccoglieva e preparava informazioni sensibili per alti leader militari e altri funzionari della sicurezza del paese, e senza accorgimenti ha fatto trapelare su Discord documenti classificati importantissimi. Cosa è venuto fuori da questi documenti? È venuto fuori che le alte cariche militari sono molto preoccupate per le minacce spaziali.
La Space Force è il ramo dei servizi spaziali delle forze armate statunitensi. Parliamo dell'unica forza spaziale indipendente al mondo. La Space Force, attraverso il Dipartimento dell'Aeronautica Militare, è supervisionata dal segretario dell'Aeronautica, un incarico politico-civile che riporta al segretario della Difesa, ed è nominato dal presidente con conferma del Senato. Il capo militare della Space Force è a sua volta il capo delle operazioni spaziali, che è tipicamente l'ufficiale più anziano del dipartimento. Il capo delle operazioni spaziali esercita a sua volta la supervisione sulle unità della Space Force e funge da capo di Stato Maggiore congiunto. La Space Force è il più piccolo servizio armato degli Stati Uniti, composto da 8.600 militari e gestisce qualcosina come 77 veicoli spaziali in totale, attraverso vari programmi come la Space Fence, costellazione di comunicazioni satellitari militari, aeroplani spaziali come l'X-37B e un sistema di allarme missilistico fuso ad una rete di sorveglianza spaziale e rete di controllo satellitare. Nei giorni scorsi, documenti riservati, trapelati e testimonianze di alti funzionari hanno trasmesso rinnovate preoccupazioni da parte della leadership statunitense riguardo alle attività spaziali di avversari stranieri, ma non solo, e nella mia analisi esaminerò ciò che trasmettono le ultime fughe di informazioni top secret. I documenti, parte di un tesoro, veramente di un tesoro emerso su di un server Discord e fatto trapelare da un membro della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts di 21 anni, sono stati riportati per la prima volta qualche giorno fa dal Washington Post e descrivono in dettaglio le preoccupazioni sugli attuali sforzi delle nazioni avversarie per militarizzare ulteriormente la frontiera spaziale, preoccupati da qualcosa. Sì, dall'avvento della nuova tecnologia spaziale cinese, ma anche da altro. E indovinate? C'entrano gli UAP. Sappiamo ormai per certo, grazie ad alcuni documenti emersi, che complessi sistemi satellitari top secret gestiti dal National Reconnaissance Office si occupano anche del rilevamento UFO. Ho parlato qualche giorno fa del sistema Sentient e questi nuovi documenti trapelati, ne avrete sentito parlare, includono anche preoccupazioni militari per quanto riguarda la frontiera spaziale. Vogliono tutti militarizzare la frontiera spaziale e gli interessi strategici super top secret, attenzione, super top secret, fatti trapelare online, ci parlano della conquista da parte di paesi stranieri della superficie lunare per eventuali basi dopo essere riusciti a creare stazioni spaziali indipendenti. Hai presente i film di fantascienza? Ecco, come ripeto spesso, come questo canale ha dimostrato moltissime volte, è la fantasia che non è all'altezza della realtà, e non il contrario. Secondo i documenti esaminati dal Washington Post, attraverso poi tutta una profonda inchiesta messa in piedi dalla testata giornalistica, l'uso di tecnologie satellitari in grado di disturbare i sistemi di comunicazione nemici era uno dei fattori preoccupanti emersi nei documenti trapelati. Sono state sottolineate le preoccupazioni relative alla Cina e al fatto che possa tentare di utilizzare tali tecnologie in caso di conflitto con Taiwan, delineando le capacità che consentirebbero alla Cina stessa di disabilitare o distruggere i satelliti di allerta precoce dei missili balistici nucleari nemici. Questo, per chi non avesse capito, si riferisce a capacità tecnologiche cinesi in grado di disattivare l'allarme nucleare di altri paesi. Nei documenti si discuteva anche della costruzione da parte della Cina di una propria stazione spaziale. Nell'aprile 2021, infatti, la Cina ha lanciato il proprio modulo della stazione spaziale Tianwan, con proiezioni che il resto sarebbe stato completato nei prossimi anni. E oltre alla costruzione di una piattaforma spaziale orbitale indipendente, gli Stati Uniti hanno anche espresso preoccupazioni per gli obiettivi della Cina di catturare e sfruttare il territorio sulla superficie lunare, che, se ve lo state chiedendo, è molto ricco di risorse native che, in caso, permetterebbero a chiunque di costruire delle basi.
Oltre a queste preoccupazioni emerse, si parla anche di UAP e del fatto che le più alte cariche militari escludono in alcuni eventi UAP che si tratti di sistemi di raccolta esteri, perché non hanno prove per dire sono i cinesi o chi per essi, e dunque continuano con la narrativa secondo cui non sanno di che cosa si tratta, e questa costante inizia a preoccupare anche il comando spaziale statunitense. Ovviamente, quando si parla di minaccia in ambito spaziale per quanto riguarda oggetti volanti non identificati, si parla di minaccia per il semplice fatto che non riescono immediatamente ad identificare gli oggetti. Chiaro? Questo è nuovamente il documento rilasciato ai sensi del Freedom of Information Act in cui si parla del sistema Sentient, uno dei video più importanti che io abbia fatto negli ultimi mesi, e si parla chiaramente di UAP, ok? Nero su bianco, su carte ufficiali e di cose che attraverso i satelliti spia non riescono immediatamente ad identificare. Di conseguenza non sanno di che cosa si tratta e parlano di potenziali minacce. È così che funziona. Poi magari sono sonde extraterrestri con Jimmy a bordo oppure senza pilota che vengono qui a portarci i girasoli. Ma siccome non sanno di che cosa si tratta, vi assicuro che sopra le nostre teste stanno assolutamente prendendo notevoli precauzioni. Basta guardare tutti i comandi spaziali che sono sorti negli ultimi anni, dalla Space Force allo UK Space Command, che comprende altri 8 paesi. Per quanto riguarda invece la conquista militare della Luna, signori, esatto, non è fantascienza, la questione se sul nostro satellite possa verificarsi una disputa territoriale non è una novità. Voglio dire, quello che state guardando è un fascicolo ufficiale d'archivio vecchio di, 50 anni, uno studio di fattibilità ufficiale del 66 che ho tradotto completamente in collaborazione con il sito Silverland l'anno scorso, in cui si parla di guerre extraterrestri. Chiaro, letteralmente combattute in orbita, non so se ci capiamo. E a questo punto basta fare bibliografia incrociando le informazioni per capire che i nuovi documenti trapelati qualche giorno fa, all'interno dei quali si espongono notevoli preoccupazioni spaziali, hanno solide basi storiche per esistere. Chiaro? Lo scorso luglio, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild che gli Stati Uniti sono molto preoccupati per il fatto che la Cina stia atterrando sulla Luna. Gli Stati Uniti, ha detto Nelson, arriveranno nei prossimi anni a dire alla Cina: qui è territorio nostro, stanne fuori. Cioè, non so se state capendo a che punti scimmieschi siamo. Ecco, la Cina ha successivamente minimizzato le preoccupazioni di Nelson, denunciandole come bugie. E se la Cina ha un piano mirato per lo spazio, la Russia ha un altro piano altrettanto mirato per intensificare le operazioni sottomarine. Ebbene, queste non sono speculazioni. Nonostante questo, alti funzionari militari accennano a contatti sonar inspiegabili e al fatto che si è intensificata l'attività uso nell'Atlantico. Danno ovviamente la colpa ai russi durante le conferenze stampa, ma sanno bene che non sono né i russi né i cinesi. Mercoledì 26 aprile 2023, il generale dell'esercito americano Christopher Cavoli, comandante del Comando Europeo degli Stati Uniti, ha testimoniato davanti alla Commissione per le Forze Armate del Senato sull'attuale posizione militare degli Stati Uniti e sulle sfide alla sicurezza nazionale in Europa che la presenza sottomarina russa nell'Atlantico è aumentata a livelli mai visti negli ultimi anni, spiegando che probabilmente molti dei contatti sonar inspiegabili sono da attribuire probabilmente a veicoli sperimentali sottomarini russi. Stesso approccio che attuarono Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Gli Stati Uniti pensavano fossero i sovietici e i sovietici pensavano fossero gli americani. Dovettero imparare che si trattava di altro. Quando si parla di veicoli transmedium si parla di veicoli in grado di passare dal volo sommergibile, dal viaggio sommergibile, a quello aereo, a quello spaziale e viceversa. E se non ti convince ciò che sto dicendo, puoi controllare direttamente con i tuoi occhi dal sito ufficiale del Congresso americano all'interno dell'emendamento Gillibrand che istituisce in modo ufficiale al Congresso l'ufficio UFO.
per leggere che insieme all'ufficio UFO è stato istituito anche un sottocomitato per monitorare i velivoli transmedium nero su bianco. E se la divulgazione al pubblico è talmente sfacciata, e lo è, perché qui in questo emendamento si parla addirittura di effetti psicologici avversi da incontro UAP, quindi lo è. E se è così sfacciata, se la divulgazione pubblica è talmente sfacciata, signori, non mi voglio neanche immaginare di che cosa parlano nell'ambito del top secret. La Cina è solo 2 o 3 passi dietro agli Stati Uniti in ambito spaziale, forse meno, e sapete cos'è che preoccupa? Preoccupa il fatto che la Cina ha lanciato il primo uomo nello spazio solo nel 2003. Ecco che cosa preoccupa. In 20 anni hanno fatto quello che gli americani e i russi hanno fatto in 70. Chiaro? Parlando la scorsa settimana alla conferenza Space Symposium a Colorado Springs, il generale capo della Space Force, Shans Saltzman, capo delle operazioni spaziali, ha affermato che il Pentagono sta assistendo ad una serie incredibilmente sofisticata di minacce che includono il disturbo delle comunicazioni e dei satelliti GPS, veicoli spaziali che possono afferrare altri satelliti, laser che possono danneggiarli, attacchi informatici e persino satelliti nidificanti che ne rilasciano altri che si diffondono e seguono i veicoli spaziali avanzati degli avversari. E come se tutto questo non bastasse, le forze del pianeta Terra devono occuparsi anche di UAP in aria, sott'acqua e nello spazio. I dettagli relativi a queste preoccupazioni militari strategiche in merito alle minacce provenienti dallo spazio sono emersi in un leak trapelato online di documenti segretissimi dopo che il ragazzo di 21 anni Jack Teixeira, membro della Guardia Nazionale, ha fatto trapelare file classificati. E parliamo di documenti che erano detenuti dalla 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale, che elabora informazioni per gli alti comandi militari statunitensi. Non erano di certo documenti sensibili della Space Force, eppure parlavano di preoccupazioni spaziali. E quindi, quanto è diffusa la preoccupazione spaziale all'interno dell'intelligence statunitense? E di cosa parlano i comandi spaziali nell'ambito del top secret? Perché i più segreti e potenti sistemi spaziali di sorveglianza dal MASINT a Sentient parlano di UAP? Cosa c'è che ci sfugge? Devo, per forza di cose, ma veramente per forza, portarvi a ragionare. La Space Force è nata ufficialmente nel 2019, ma non è che è nata dal niente, ok? Affonda le sue radici all'inizio della Guerra Fredda, con i primi programmi spaziali delle forze aeree dell'esercito che iniziarono addirittura nel 1945. Nel 1954 la Western Development Division fu istituita come prima organizzazione spaziale dedicata all'interno dello US Armed Force e continua tuttora ad esistere come Space Force and Missile Center. Hanno cambiato nome, dominio, quello che vuoi, ok? Ma hanno qualcosina come 77 anni di consapevolezza e attualmente questa forza armata comprende 8.600 persone iperaddestrate e 77 veicoli spaziali. Le prime discussioni sulla creazione di un servizio spaziale militare si sono verificate nel 1958 e venne quasi istituito nel 1982 dal presidente Ronald Reagan come parte dell'iniziativa di difesa strategica. E pensate, proprio per farvi capire insomma che le preoccupazioni spaziali di cui si parla oggigiorno nei documenti trapelati non sono affatto una cosa nuova, pensate che il presidente Reagan, con quella che venne chiamata Strategic Defense Initiative, iniziativa strategica di difesa, quindi il nome dice già tutto, stava facendo costruire uno scudo spaziale. Chiaro? E, ahimè, a quel tempo non potevi dare la colpa alla Cina, perché i cinesi erano nelle risaie e la guerra fredda con l'Unione Sovietica era agli sgoccioli. Quindi rimane la mia domanda: perché da 77 anni chi di dovere si adopera per militarizzare la frontiera spaziale con lo slogan della protezione? Protezione da chi? Protezione da cosa? Andiamo
Guerra extraterrestre, questo studio di fattibilità, è del 1966. Chiaro? Quanto background ha la notizia relativa a queste nuove fra virgolette, preoccupazioni spaziali? E cosa c'entrano gli UFO? Perché siamo nello spazio, Se mi parli di UFO significa che il tuo non sapere cosa sono decade, non trovi? Se mi parli di UFO e mi parli di spazio, se andiamo, dai, chissà come mai la principale agenzia che si occupa di spazio, la NASA, ha aperto a giugno scorso un programma UFO indipendente, direi che mi stai confermando la connessione fra lo spazio e gli UFO, non trovi? Che cosa ne pensi? Spero di essere stato esaustivo, ma comunque, siccome in un solo video riassumere 70 anni di storia, ahimè, non è facile, e siccome trattare in modo profondo determinate news, ci sono molti tecnicismi, non sempre riesce senza annoiare, io, sai cosa faccio? Mi limito su Telegram a condividervi tutta una serie di articoli di approfondimento, così che possiate approfondire questo video, ok? Comunque sia, nel mio libro The Black Book, la natura della realtà, che trovi su Amazon, ti lascio il link nel commento in evidenza, trovi un'intera sezione in merito alla militarizzazione dello spazio, e sono convinto che chi ha letto i miei libri e chi segue il canale da un po' è riuscito a farsi un'idea approfondita. Per oggi, cari signori, è tutto. Mi raccomando, approfondite, ve lo dico sempre e non smetterò mai di dirlo, approfondite ogni singolo tema che porto sul canale, perché ne vale la pena. Se il mio umile video ti è piaciuto, mi raccomando, aiuta il mio lavoro di divulgazione indipendente con un like, e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Mi raccomando, se apprezzate questi lavori, se apprezzate l'impegno e la dedizione, la costanza e la qualità del canale, iscrivetevi che dobbiamo crescere. E aiutami con un semplice like che non ti costa niente. Vi abbraccio, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!